Oggi, dopo aver visto con i nostri occhi quanto le nostre opere d'arte siano ambite, invidiate, persino imitate, dobbiamo avere la consapevolezza che siamo un grande paese, siamo una famiglia ricca e come tutte le famiglie dobbiamo saper far fruttare ciò che abbiamo ereditato, un patrimonio che poi dobbiamo lasciare ai nostri figli. Ecco, sì, è un bel concetto, una bella frase, un bel concetto, ma siamo sicuri che non valga la pena metterlo in discussione, non valga la pena parlarne un pochino? Perché forse dietro a queste affermazioni c'è un vizio, c'è qualcosa che non va, è qualcosa che potrebbe essere in qualche modo pericoloso. Vale la pena rifletterci un po'. Ed eccoci qui nel meraviglioso Cilento, per l'esattezza nel Golfo di Policastro, in una giornata direi si potrebbe definire tardo estiva, anche se siamo in pieno ottobre. Si sta benissimo, sto camminando su una sorta di passerella di cemento che di per sé non è un granché, ma dà accesso a questa meraviglia che potete vedere. Volevo riprendere il discorso fatto in precedenza cercando di puntualizzare ancora di più ciò che ho detto, perché ancora una volta mi sono reso conto e mi hanno fatto rendere conto che sono stato un po' nuovamente non troppo preciso, diciamo. Devo circostanziare meglio. La scorsa volta avevo, diciamo, in un certo senso chiuso il video introducendo questa che ho definito lì per lì, mi è venuta proprio lì per lì di definirla la perfida triade, dove avevo messo, diciamo, tre elementi su cui mi è capitato di riflettere nel tempo, diciamo negli anni direi. Da cosa sarebbe composta questa perfida triade? Da quel concetto che ho sviscerato nel secondo video, nell'episodio 2, di questa mafiosità tipicamente italiana, ma aver introdotto da parte mia il termine mafia forse è stato un po' sbagliato, forse dovrei aggiustare il tiro e dire semplicemente la gestione del potere, la libidine del potere, vabbè, troverò un termine adatto, una locuzione che sia la più corretta possibile, prometto che ci lavorerò. Poi c'erano le altre due cose che andavano a completare questa triade. Una è il malinteso concetto di meritocrazia e l'altro è sempre malinteso concetto di patrimonio artistico-culturale. Ecco, vorrei concentrarmi un attimo su quest'ultimo, perché un concetto che in sé sarebbe virtuoso invece rischia di essere un boomerang, una sorta di fregatura vera e propria. Definire ciò che attiene al contesto artistico-culturale un patrimonio è stata effettivamente una sorta di rivoluzione, è stato qualcosa di virtuoso, cioè stabilire che tutto ciò che è artistico e culturale porta un valore, è portatore di valore e quindi anche proprio di guadagno, è stato sicuramente qualcosa che ha cambiato le sorti di tutto ciò che appunto è artistico-culturale. Tuttavia, che cosa fa? Lega tutto ciò che è artistico-culturale alla necessità di produrre denaro. Ne consegue una sorta di teorema, di assioma, adesso non so quale potrebbe essere il termine più giusto, potremmo anche arrivare a definirlo un sillogismo in effetti, per cui se non porta denaro non serve a niente, quindi di fatto il problema si ripropone, perché tutto ciò di artistico-culturale che non genera denaro quindi non merita, perché non fa parte di patrimonio. Cioè il problema è proprio questa parola patrimonio, e devo dire che questa riflessione specifica sul termine non è mia. Questa faccenda del patrimonio artistico-culturale non mi aveva mai convinto. Dopodiché un bel giorno
guardando una bella trasmissione di Corrado Augias, che adesso non conduce più, sui libri, ho scoperto questo bellissimo libro che adesso cercherò di inquadrare, eccolo qua, di Maurizio Bettini, si intitola A che servono i greci e i romani. Che cosa dice questo libro di Maurizio Bettini? Dice proprio questo, che ancorare, diciamo così, adesso sto inventando io il termine, legare il mondo artistico-culturale al termine patrimonio, ancorché essere un qualcosa di virtuoso, è però qualcosa che non lascia scampo, cioè se non genera denaro non vale. Come si esce da questa cosa? In Italia virtuosamente abbiamo un sistema che è assolutamente consapevole del fatto che ciò che è artistico-culturale non genera di per sé guadagni, se non minimi, comunque non sufficienti per la autogestione, per l'autoconservazione, e per questo motivo vengono stanziati dei fondi atti a consentire a tutto ciò che genera in qualche modo cultura di rimanere in vita. I musei, i teatri, le associazioni culturali amatoriali possono, se rientrano in determinati parametri, richiedere e ottenere somme di denaro per poter svolgere le proprie attività, e molto spesso si parla di somme di denaro piuttosto importanti. Anche se è vero questo, e le leggi e le disposizioni che esistono lo dimostrano, in realtà poi le cose vanno in un altro modo. Di fatto ciò che non può sostenersi da solo non sta in piedi e finisce per morire o essere dismesso in qualche modo. Ecco, questo è il punto. Questo è il motivo per cui probabilmente un'operazione di grande significato come creare la locuzione patrimonio artistico-culturale, che di per sé, quando è stata coniata, era in qualche modo rivoluzionaria, cambiava le sorti delle cose migliorandole, in realtà arrivati a questo punto invece diventa un boomerang, per cui qualcosa che comunque vale, e ce ne sono tante di cose che valgono, rischia di non avere possibilità di arrivare al potenziale pubblico semplicemente perché non genera denaro, e non ne può generare. Si possono fare tanti tentativi, ma alcune cose che comunque valgono non generano denaro, e pensare che una cosa che non genera denaro e che però vale non debba esistere, ecco, io credo che sia un meccanismo assolutamente perverso. Ecco, una delle definizioni più luminose e illuminanti che io ho trovato su questo libro, che vi faccio rivedere, eccolo qua, Maurizio Bettini, A che servono i greci e i romani. Ecco, dicevo, una delle definizioni più interessanti che ho trovato è una frase di Gaetano Salvemini, che è stato uno storico e uomo politico, credo sia morto prima della fine dell'Ottocento. Ecco, e questa frase recitava in questo modo: la cultura è il superfluo indispensabile. E se è vero che la cultura è il superfluo indispensabile, vuol dire che non può essere sottoposto alle leggi del mercato, o quantomeno le leggi del mercato, che entrano ormai forse anche giustamente un po' ovunque. Ecco, le leggi del mercato però non possono avere la completa e totale supremazia, non possono avere il completo e totale controllo sul patrimonio artistico-culturale. Continuiamo anche a chiamarlo così, patrimonio, però svincoliamolo dalle leggi che regolano appunto il patrimonio.
Nel frattempo ho riflettuto e credo di aver trovato una migliore locuzione per sostituire quella di mafiosità tipicamente italiana, e quella che mi sembra più appropriata è esercizio del potere fine a se stesso. Mi sembra che colga meglio nel segno e ci svincoli dal termine mafioso. Quindi a questo punto la nostra malefica triade risulterà perciò composta da questo primo concetto dell'esercizio del potere fino a se stesso, poi l'argomento di cui abbiamo parlato in questo episodio, cioè l'equivoco barra malinteso sul patrimonio artistico-culturale, e poi il terzo elemento che riguarda l'equivoco barra malinteso relativo alla meritocrazia. Di questo però parleremo nel prossimo episodio. Nel frattempo io vi saluto da questo magnifico luogo. Qui siamo, come dicevo, sulla costa cilentana della Bassa Campania, per la precisione siamo nel Golfo di Policastro, che affaccia verso sud, verso la Sicilia in qualche modo, che è molto lontana, verso l'Africa, che è ancora più lontana. Siamo precisamente in una località denominata Capitello. Poco più a sud, dietro di me, c'è Sapri, che è l'ultimo comune della costa campana, prima di entrare in un lembo di costa di qualche decina di chilometri, di costa lucana, che separa la Campania dalla Calabria. Questa magnifica area che si chiama Cilento, che ha delle coste bellissime ma anche un entroterra incontaminato magnifico, pieno di foreste incontaminate, dove si possono incontrare animali selvatici di ogni tipo. Vi invito davvero a visitare questi luoghi magnifici, sono bellissimi, e da questi luoghi bellissimi vi saluto, vi ringrazio per aver guardato anche questo quarto episodio fino alla fine. Ci vediamo presto per il quinto episodio, che con ogni probabilità sarà sempre in località marittima. Va bene? Grazie ancora e a presto.